L'Inter batte l'Atalanta 0-1 e si prepara ad entrare nel 2026 da capolista. Si chiude così con un successo pesante, un anno altalenante, niente trofei ma qualche soddisfazione e diversi cambiamenti significativi. E questi 3 punti conquistati ancora una volta dopo un inciampo rappresentano sicuramente il modo migliore per salutare l'anno che si chiude con un 2026 che non concederà tregua e gennaio si aprirà già con un calendario di fuoco. L'Atalanta si ferma dopo 3 vittorie consecutive in tutte le competizioni, mentre l'Inter continua la sua corsa a scudetto ed è una vittoria, quella di Bergamo, che vale il primo posto in classifica, ma che nasconde anche situazioni, scelte tattiche, dichiarazioni e segnali importanti per il futuro che analizzeremo come sempre nel contenuto del giorno dopo con le 5 cose che potreste non aver visto in Atalanta Inter. E allora, ben ritrovati amiche e amici nerazzurri o capolisti, decidete voi come preferite chiamarvi. Approfondiamo anche oggi tutto quello che è successo in Atalanta Inter, ma prima di partire, prima di iniziare, io vi ringrazio innanzitutto perché anche ieri nella live match, nell'appuntamento con il live match eravate tantissimi e quindi grazie sempre per il supporto e vi invito ancora a supportare il progetto Passione Inter, soprattutto adesso agli sgoccioli del 2025, lasciando un like a questo contenuto, iscrivendovi al nostro canale e soprattutto vi aspettiamo nel 2025, nel 2026 e in tutti gli anni a seguire nel nostro club di Passione Inter con tantissimi nerazzurri da tutto il mondo. Partiamo perché sono tante le cose da dire come sempre e partirei subito da chi ha deciso questa partita e ovviamente sto parlando del capitano Lautaro Martinez che con il gol a Bergamo tocca le 13 reti stagionali già nel mese di dicembre e si avvicina sempre di più ad agganciare il podio dei marcatori all time della storia dell'Inter con 166 gol in 355 presenze, scusate, è a meno 5 da Boninsegna al terzo posto. È la quarta rete consecutiva in Serie A, 5 gol nelle ultime 4 partite e attuale capocannoniere del campionato. Una grande soddisfazione sicuramente per un Lautaro Martinez che forse troppo spesso viene criticato, si dice spesso che non incide in quelli che sono i big match. Quello di ieri contro l'Atalanta di fatto si può considerare ancora insomma un match importante soprattutto per l'Inter in un periodo in cui serviva in un momento in cui serviva una vittoria e soprattutto contro un avversario che sta risalendo, riprendendo quota al di là di quella che è stata la sconfitta di ieri sera, ma sotto la guida di Palladino sta ritrovando un po' la propria dimensione. Quindi decidete voi se considerarlo scontro diretto. Lo stesso Lautaro Martinez nel post partita ha detto di sì, perché appunto l'avversario era in crescita ed è sempre stato un avversario ostico che soprattutto negli ultimi anni ha lottato per grandi obiettivi, ha vinto anche trofei importanti e quindi è giusto sottolineare che questa vittoria non era per nulla scontata. Dicevo, grande soddisfazione per il rendimento di Lautaro Martinez, ma grande soddisfazione e soprattutto grande entusiasmo per questa coppia. La pila l'avevamo definita tempo fa qui sui canali di Passione Inter, una pila molto molto carica perché siamo appunto molto entusiasti di questa intesa con Pio Esposito che è entrato al posto di Thuram e ha spostato immediatamente gli equilibri. Pio che nel post partita ha detto cerco sempre di fare la cosa giusta ed è proprio questo che è arrivato dalla sua prestazione perché si percepisce veramente tanta maturità in quelle che sono le scelte e soprattutto tanta maturità in quello che è l'atteggiamento. Proprio un mese fa avevamo fatto un contenuto qui su Passione Inter su diciamo il funzionamento delle coppie d'attacco nel momento in cui si era infortunato Thuram e avevamo visto che c'era una grande intesa che si rifletteva anche nei numeri proprio tra Pio e Lautaro Martinez, con Pio che il primo gol in Serie A contro il Cagliari l'ha segnato proprio al fianco di Lautaro Martinez, Lautaro che spesso riesce a sbloccare le partite proprio per l'altruismo di Pio Esposito che riesce, come ha fatto ieri, a dare il pallone nel momento giusto, ad avere insomma l'intuizione giusta e anche ieri a Bergamo è arrivata questa conferma. Quindi è una coppia che sta
convincendo sempre di più con Pio Esposito che giovanissimo, insomma, ha già avuto le sue soddisfazioni e sicuramente ha davanti a sé, diciamo dei maestri importanti. E una cosa che mi è piaciuta di Lautaro Martinez ieri, nel post partita è che ha detto: "Adesso noi, diciamo senatori, no, dobbiamo in un certo senso spingere di più perché abbiamo dietro di noi dei giocatori che vogliono, dimostrare", appunto parlava anche di Pio Esposito che ha poi lodato anche per il discorso nazionale, perché ha detto: "Lasciatelo stare Pio, deve crescere, deve anche sbagliare e soprattutto è un valore aggiunto non solo, per l'Inter, ma anche per, la nazionale italiana". Quindi sicuramente tanta soddisfazione per questa coppia d'attacco, ma tanta soddisfazione anche, per altri, giocatori che ieri insomma si sono fatti di nuovo vedere, in una stagione in cui stanno dimostrando insomma tante cose positive e mi riferisco in particolare a Zielinski che sta ritrovando veramente una nuova linfa sotto la guida di Christian Chivo, sicuramente anche tanto spazio rispetto alla precedente stagione, ne ha parlato anche lui. Adesso arriviamo anche a quella che è stata a tutti gli effetti forse una stoccata a Simone Inzaghi. Per me tra i migliori in campo, Zielinski, bellissima la giocata in occasione del gol di Thuram che poi è stato annullato per fuorigioco, tanta qualità e tanta pulizia nelle giocate, la qualità finalmente l'abbiamo rivista in questa stagione, io l'ho detto molte volte, Zielinski, nella precedente stagione per me era stata una grande delusione perché mi aspettavo tanta qualità che purtroppo non ho visto, ma che per fortuna sto vedendo e stiamo vedendo, quest'anno con 10 partite da titolare in tutte le competizioni. Sicuramente gli infortuni di Mkhitaryan e Çalhanoğlu hanno inciso e incidono sul suo impiego, ma in realtà l'impressione è che stia comunque scalando le gerarchie, perché comunque con entrambi a disposizione, come ieri, insomma in occasione della partita a Bergamo, Chivu ha scelto comunque di fidarsi di lui, di puntare su di lui e ha fatto anche la scelta giusta perché ci ha restituito una prestazione molto positiva e ha scavalcato di fatto Mkhitaryan, che sappiamo che per anni è stato inamovibile. Appunto la sensazione che in realtà possa continuare a scavalcarlo anche per il resto della stagione con Mkhitaryan, chissà che non possa diventare lui l'arma a partita in corso con Zielinski che potrà ritagliarsi spazio effettivamente con continuità dal primo minuto e ovviamente scavalcato anche Sucic che stiamo vedendo sicuramente meno rispetto all'inizio della stagione, ma che avrà tanto anche da imparare da un giocatore come Zielinski. Tra l'altro ieri impiegato anche in una, posizione interessante perché ha giocato come mezzala, ultimamente l'avevamo visto spesso in cabina di regia al posto di Çalhanoğlu, ma ieri con Lautaro che, si abbassava e scendeva tantissimo, Zielinski andava a fare diciamo l'attaccante aggiunto, quindi, diciamo anche a livello offensivo il suo contributo è stato molto, molto, importante. Il problemino di Zielinski è che anche ieri sera purtroppo ha, chiuso la partita con i crampi, non è la prima volta che succede, quindi forse il punto interrogativo è sulla tenuta fisica del giocatore, ma sicuramente insomma ribadisco la prestazione è stata molto, molto positiva. E poi ci ha lasciato anche appunto uno spunto nel post partita perché, come dicevo all'inizio, ha mandato di fatto una stoccata, forse a Simone Inzaghi con appunto Zielinski che si è presentato ai microfoni di DAZN e ha detto testuali parole, ve lo cito: "Prima di questa stagione partivo anche dalla terza fila, non ero mai schierato nemmeno nelle seconde linee. Il primo anno è stato difficile, a parte gli infortuni e le opportunità che mi sono mancate. Poi davanti avevo grandissimi campioni. Il mister Inzaghi ovviamente aveva i suoi titolarissimi, quest'anno vengono coinvolti più calciatori ed è una bella cosa perché abbiamo tanti calciatori di qualità e si vede e quindi ecco, io l'ho percepita un po', magari ditemelo anche voi nei commenti se la percezione anche per voi è stata la stessa, l'ho percepita un po' come una frecciatina a Simone Inzaghi, che comunque sappiamo che, era abbastanza dogmatico, ecco, nelle scelte, seguiva molto, insomma, sempre la stessa linea. Poi ovviamente Inzaghi ha raggiunto i suoi successi, quindi può essere una critica come non, però sicuramente per i giocatori, non era semplicissimo, ecco, vivere all'interno di una situazione nella quale sappiamo che c'era un 11 titolari e giocatori che si vedevano meno spesso rispetto invece a quello che stiamo vedendo quest'anno con Chivu che sta facendo affidamento veramente su tutta la rosa, esperti, non esperti, giovani, meno giovani e quindi è sicuramente
un aspetto importante e stimolante. E a proposito anche di questo, di giocatori che stiamo vedendo, di giovani che stanno crescendo, di nuovi arrivati che si stanno inserendo, vi portiamo oggi un dato molto interessante, secondo me, sulla partita di ieri, perché in questi giorni, in assenza di Dumfries, al di là di quelli che sono i discorsi di mercato, si è parlato tanto della corsia di destra, anche dell'impiego, diciamo, della corsia di destra, perché in assenza di Dumfries abbiamo visto partite nelle quali l'Inter ha giocato molto di più e ha sviluppato molto di più dalla parte di Marco, quindi a sinistra, proprio forse per una mancanza di sicurezza e per una mancanza di un interprete come può essere Dumfries, che ha sempre molto spostato gli equilibri. Ieri però succede una cosa e vi porto questi dati di WhoScored, perché di fatto l'Inter, da quello che vediamo da questi dati, ha attaccato di più sul lato destro che sul lato sinistro e soprattutto Luis Enrique, guardate bene il dato su Luis Enrique, perché nel primo tempo ha toccato 26 palloni contro i 5 del primo tempo con il Bologna. Quindi stiamo parlando insomma di una differenza molto, molto importante che ci dimostra che in realtà ieri l'Inter ha sviluppato e ha cercato più di costruire e di tentare la giocata sul lato destro, quindi è anche secondo me sinonimo di fiducia nei confronti di un giocatore che ieri comunque, al di là di quello che si dice, al di là delle enormi critiche, ha fatto il suo. Poi è normale che, come ha detto Kivu, forse deve dimostrarsi un po' più intraprendente in un certo senso, cioè deve avere un po' più di fiducia in se stesso, lui in primis, però devo dirvi che comunque sia, appunto, ieri l'Inter ha mostrato in generale una fiducia maggiore nei confronti di questo giocatore, con anche Barella e Bissek molto, molto coinvolti. Quindi l'Inter ha voluto sviluppare, ha sviluppato anche a destra. Un Inter che si è sicuramente sporcata le mani, come aveva detto e come aveva richiesto anche Christian Chivu nella conferenza stampa pre-partita, aveva sottolineato il mister che spesso il bello non serve a vincere, quindi è un Inter che a volte si è sporcata un po' di più, ha anche sofferto per arrivare al risultato, un Inter che ha cambiato anche forma e struttura durante la partita, perché l'ingresso di Diouf e Frattesi ha di base cambiato veramente l'assetto squadra, perché abbiamo visto un Inter schierata anche con un 5-4-1 all'ingresso di questi due giocatori, con Frattesi e Diouf esterni e piedi invertito. Quindi comunque un bel cambiamento. E qui vi faccio una domanda, perché, io diciamo ho già un po' tirato le somme, poi dobbiamo vedere più partite, dobbiamo avere più materiale per analizzare questa questione. Secondo me è stato un po' un rischio da parte di Kivu, diciamo decidere di schierarsi in questo modo. Ho visto i giocatori un po' spaesati, molto spesso diciamo un po' in confusione e soprattutto un Inter molto sbilanciata che ha rischiato tantissimo nel finale. Se Samardžić avesse preso la porta, probabilmente ad oggi staremmo parlando di un'altra partita e sarebbero tante le critiche nei confronti di Kivu per determinate scelte. Quindi è un Inter che sicuramente ha voluto sporcarsi le mani, ma ha anche rischiato tantissimo. Quindi sul lungo periodo non so se è effettivamente sostenibile questo tipo di scelta, non so se sono cambi che effettivamente mi hanno convinta, perché comunque sì, appunto, ti vai a sbilanciare troppo e soprattutto sia Diouf che Frattesi in fase difensiva non diciamo, non brillano, ecco, per questo tipo di ruolo e di posizione, e quindi mi sono sentita un po' così insicura in quel momento, ma ditemi voi se secondo voi potrebbe essere una soluzione questa. Ribadisco che abbiamo rischiato tanto e che rischiamo di subire tanti gol, ma anche solo un gol nel finale che poi cambia la partita e non è il massimo. Come dicevo però all'inizio di questo contenuto, è una partita che porta con sé sicuramente tanti punti interessanti a livello tattico e non solo, a livello di segnali per il futuro e non solo, ma diciamo che è una partita che arriva in un contesto un po' particolare, con delle dichiarazioni di Antonio Conte prima che l'Inter scendesse in campo, che hanno così un po' acceso gli animi, e vi riporto sia quelle che sono state le parole di Conte, che insomma quelle che sono state di fatto le risposte da parte sia di Christian Chivu che del presidente Giuseppe Marotta, perché di base insomma Conte ha voluto sottolineare il fatto che il Napoli non è agli stessi livelli di Inter, Milan e Juve per rosa, monte ingaggi e quant'altro, diciamo volendosi dare come sempre una sorta di
giustificazione, no, sappiamo com'è fatto Conte, sappiamo qual è anche il tipo di comunicazione di Antonio Conte, un po' provocatorio e anche molto furbo, diciamo, in quello che dice, e non è mancata la risposta di Marotta e di Kivu. Innanzitutto, secondo me, dobbiamo un attimo contestualizzare quella che è stata l'affermazione di Conte, che appunto ha parlato di superiorità di Inter, Juventus e Milan rispetto al Napoli, ma per fortuna ci sono i numeri che vengono a nostro supporto, che ci dimostrano insomma che quello che dice Conte è vero in parte, anzi probabilmente non è vero affatto, perché appunto lo vediamo qua con la voce annuale dei costi tra ingaggi e cartellini. Il Napoli è la squadra che di base, di fatto, spende di più. Quindi per quanto Conte voglia appigliarsi a tutto quello che abbiamo detto, i numeri parlano, ed ecco qua che il costo rosa del Napoli è il più alto di tutta la Serie A. Quindi già questa è una risposta, però Kivu è stato molto più diplomatico e ha voluto interrompere subito quella che è stata questa questione, un po' questo scontro, questo botta e risposta, perché ha detto: Conte continua a punzecchiare in TV, ho già detto che quello che dice non mi interessa e devo mantenere questa coerenza. Poi se siamo abituati a fare casino, facciamo casino, ma io non lo farò perché non mi piace, perché voglio trasmettere dei valori, si può giocare a calcio anche senza mescolarlo con altre cose che tirano fuori odori. Chi fa casino lo può fare tranquillamente, noi dobbiamo solo lavorare sodo e cercare di essere all'altezza delle aspettative. Ecco, a proposito di coerenza, Kivu mantiene la sua linea, perché ogni volta che sono arrivate, diciamo, delle provocazioni da parte di Antonio Conte, non solo in questo contesto, ma anche in precedenza in occasione di Napoli-Inter, in generale sappiamo, appunto, l'ho detto prima, che Conte ha questa tendenza qui a livello comunicativo. Kivu ha sempre preferito mettere un punto e non approfondire, e questo secondo me già mostra una certa superiorità, diciamo, da questo punto di vista, e anche di maturità, se vogliamo, da parte di Christian Chivu. Però sappiamo insomma che Conte è un bravo allenatore ed è anche un bravo comunicatore, quindi sa quello che smuove di più le acque, sa come smuovere le acque. Dall'altra parte invece c'è un Marotta che, a proposito di botta e risposta, ogni volta si ritrova a voler rispondere. Ieri l'ha fatto anche con un sorriso, con una sorta di così sorriso un po' ironico, se vogliamo, e ha detto di base che questa questione lo stuzzica molto. Quando gli è stato chiesto insomma di rispondere ad Antonio Conte, ha detto: questa domanda mi stuzzica, siamo però in clima natalizio, non voglio entrare in polemica. Lui è un grande allenatore e comunicatore, sa distrarre l'attenzione e la tensione. Dico che il Napoli è favorito perché è campione uscente, ha confermato l'organico e ha fatto innesti importanti. È l'unica squadra che ha avuto una continuità tecnica con lo stesso allenatore da 2 anni, e questo è verissimo. Abbiamo modificato il modello, investito sui giovani e lotteremo fino in fondo. Il Napoli credo però che sia seriamente il candidato alla vittoria finale. Queste le parole di Marotta, che quindi ha voluto un po' rimettere la pressione sulle spalle del Napoli, giustamente, perché al di là di quelle che sono le parole di Conte, il Napoli è il campione in carica, è una squadra che ha fatto acquisti importanti, è una squadra che ha speso tanto, e l'abbiamo visto anche prima, insomma, sui dati che vi abbiamo mostrato, e quindi con i dati che vi abbiamo mostrato, e quindi insomma è giusto rispostare la pressione sulle spalle del Napoli con Marotta, che insomma ha voluto rispondere in questo modo ad Antonio Conte. Un Marotta che però non ha parlato solo di Conte, non ha insomma risposto solo a questa questione, ma è entrato anche in altre questioni che riguardano da molto vicino l'Inter, in primis la questione Frattesi, perché Kivu nella conferenza stampa della vigilia aveva parlato di questo giocatore, aveva detto: non posso dirvi tutto quello che succede nello spogliatoio. Qualcuno aveva percepito queste parole come un Frattesi che magari aveva avuto un comportamento sbagliato all'interno dello spogliatoio, che si era lamentato di qualcosa. In realtà Marotta ha detto: Frattesi è stato sempre esemplare dal punto di vista disciplinare. Kivu faceva riferimento ad una situazione in cui il giocatore che comunque non ha continuità e non gioca molto, è normale che possa pensare ad alternative.
Noi non abbiamo intenzione di trattenere nessuno, ma Frattesi non ha manifestato l'intenzione, di andare via, ha detto Marotta. Poi bisogna capire quanta verità c'è dietro quest'ultima frase, probabilmente, però ha concluso dicendo: "Ci confronteremo ovviamente, con lui che è un professionista serio e un buon giocatore". Questo non mette un punto alla questione Frattesi, anzi secondo me continua a tenere aperta la porta di una possibile cessione a gennaio, perché le parole di Chivu per me non sono state casuali. Poi Marotta è giusto che metta, diciamo così, il punto, e che chiarisca anche magari dei fraintendimenti, soprattutto a livello disciplinare, ma continuo a dire che secondo me la porta per Frattesi è molto aperta, ecco, in uscita, però lo vedremo a breve con l'apertura della, sessione invernale di mercato. Invece si è chiusa una porta in definitiva, che è quella per Palestra, visto che è un giocatore del quale abbiamo parlato spesso, del quale insomma, molti di voi sono anche entusiasti. In realtà Marotta ha detto: "Non andiamo a così ad addentrarci in strade che non portano a nulla". Probabilmente, insomma, era un messaggio ben chiaro, ha detto: "Il giocatore è dell'Atalanta e non è assolutamente un nostro obiettivo in modo categorico", ha detto Marotta, quindi ha ufficialmente, chiuso le porte, ecco, ad un'eventuale opzione Palestra. Molti di voi non saranno contenti, però insomma noi avevamo cercato anche di anticiparvi che soprattutto a gennaio sarebbe stata molto difficile come operazione. Voglio concludere questo contenuto lasciandovi un dato che, insomma, farà tremare i più scaramantici, però visto che l'Inter aprirà il nuovo anno da capolista e ha chiuso il 2025 da capolista, negli ultimi 11 campionati, quindi dalla stagione 2014-2015, in 6 occasioni la squadra che è arrivata prima alla fine dell'anno ha poi vinto il campionato. Io vi lascio con questo dato, non sono scaramantica, quindi se qualcuno di voi è scaramantico mi spiace, però insomma negli ultimi anni la possibilità che la squadra che è arrivata a fine anno da capolista poi abbia vinto il campionato è cresciuta di molto rispetto agli anni precedenti, quindi interpretatela voi come meglio credete e fatemi anche sapere qui sotto nei commenti quanto ci credete effettivamente a questo scudetto e quanto è importante chiudere l'anno e aprire il nuovo anno in vetta alla classifica. Quindi vi aspetto nei commenti, vi ricordo ancora di continuare a sostenere il progetto Passione Inter con un like, l'iscrizione, vi aspettiamo all'interno della famiglia nerazzurra del club di Passione Inter. Nel frattempo io vi lascio un altro contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare qui.